Immaginate di raccontare una storia lunga 20 anni usando però una sola giornata all'anno. È quello che fa One Day, film del 2011 con Jim Sturgis e Anne Hathaway, diretto da Lon Scherfig e adattato dall'omonimo romanzo di David Nichols. Come vi avevo promesso nell'ultimo video dedicato all'uso del tempo nella narrazione, nel quale, come vi ricorderete, abbiamo visto un altro modo diverso dall'ordine cronologico lineare di raccontare i fatti della nostra narrazione, oggi torniamo sull'argomento tempo. Vediamo infatti un'altra tecnica narrativa che implica la manipolazione del tempo ed è chiamata l'ellissi temporale, di cui One Day, sia nella sua forma letteraria sia cinematografica, è un eccellente esempio. Vi lascio qui sopra la prima parte delle nostre considerazioni riguardo all'uso del tempo nella narrazione applicata a cambiare l'acqua ai fiori e noi, senza ulteriori esitazioni, passiamo all'argomento di oggi, ovvero One Day. La storia comincia il 15 luglio 1988, giorno in cui Emma e Dexter si conoscono per la prima volta, dopo la loro cerimonia di laurea. A partire da quel momento assisteremo poi allo svolgersi delle loro vite attraverso solo una giornata all'anno, ovvero il 15 luglio di ogni anno. Ne conosceremo sogni, aspirazioni, ma anche paure verso il futuro, amori, fallimenti, riconciliazioni. Li vedremo attraversare momenti felici, ma anche esperienze molto dure che li marcano profondamente nella loro esistenza, con o senza il supporto l'uno dell'altro. Li osserveremo allontanarsi per poi riavvicinarsi, riconciliarsi ripetutamente durante il corso dei decenni che la storia abbraccia. Tutto ciò fino al 15 luglio del 2006, quando un evento particolarmente importante nel rapporto tra i due protagonisti si verifica e viene a marcare una distinzione tra il prima e il dopo, spinge la storia in una nuova direzione e ne cambia soprattutto lo stile della narrazione, però di questo parleremo più avanti. Per ora ci basti sapere che questo evento, che si verifica appunto il 15 luglio del 2006, rompe la sequenza temporale di narrare gli eventi una volta ogni anno. Ecco, ora, senza fare spoiler, ci limitiamo a dire che il film si conclude con un ricordo della prima mattina nella quale Dexter ed Emma si sono svegliati l'uno accanto all'altra, tornando un po' al tema della frammentazione del tempo di cui parlavamo all'inizio, mentre noi spettatori o lettori rimaniamo a riflettere su quanto velocemente, quanto repentinamente la nostra vita possa cambiare. Il film e il libro sono molto simili, anche se ovviamente non sono identici. Presentano, io direi, le classiche differenze tra un romanzo e il suo adattamento cinematografico. Il libro, per esempio, presenta un maggior approfondimento nella psicologia dei personaggi, dei protagonisti soprattutto, ma anche un po' del contesto sociale all'interno dei quali questi personaggi si muovono. Nel film alcuni fatti sono semplificati, altri sono anticipati o ritardati, però quello che conta è che l'essenza della narrazione viene conservata nel film, e l'essenza della narrazione è proprio questa narrazione ellittica, che consiste nella narrazione di fatti che si svolgono in uno specifico giorno all'anno. È un po' come se fosse un appuntamento, una promessa da mantenere a prescindere da dove, in che parte del mondo e in che momento della loro vita i personaggi si trovino in quello specifico giorno dell'anno. Come ogni adattamento che si rispetti, però, anche l'adattamento di One Day è un discorso complesso, quindi se vi interessa un video specificatamente su questo argomento, fatemelo sapere nei commenti e possiamo disquisire di questo processo creativo e i meccanismi dell'adattamento cinematografico in un video a parte. Ora proseguiamo con la nostra ellissi temporale. Dicevamo, l'ellissi temporale. L'ellissi temporale consiste nell'omissione di intere porzioni di tempo, lasciando spazio solo ad eventi che noi storyteller consideriamo importanti, fondamentali per la storia che vogliamo raccontare.
Lasciamo così lo spazio al fruitore per immaginare tutto quello che si è verificato in mezzo a questi intervalli di tempo, tra un evento raccontato e quello successivo. In One Day questa tecnica, come abbiamo visto, è un po' portata all'estremo, proprio perché ci vengono narrati gli eventi di una giornata, una all'anno, e non sappiamo che cosa è successo ai nostri protagonisti nei 12 mesi precedenti. Chiaramente lo leggiamo nei loro sguardi, nei gesti, nel sottotesto dei loro dialoghi, ma ovviamente lo possiamo solo immaginare, non lo sappiamo per certo perché non ci è stato narrato. Dal punto di vista dello storytelling, questa tecnica narrativa è estremamente efficace e meravigliosa, proprio perché mantiene estremamente alta la tensione narrativa, stimolando continuamente l'intelligenza cognitiva del fruitore, che non è preso per mano e accompagnato nella storia, ma è in qualche modo obbligato a unire i puntini, a immaginare gli eventi che si sono verificati precedentemente all'evento che gli viene esplicitamente narrato, ed è anche obbligato a fare uno sforzo emotivo, diciamo così, a empatizzare con i protagonisti per immaginare anche lì come loro si sono sentiti durante i 12 mesi che precedono l'accaduto che gli viene raccontato. Risulta quindi una tecnica narrativa che intriga il fruitore e lo mantiene sempre attento. Ma per quanto riguarda le regole dello storytelling classiche che conosciamo, prime fra tutte l'unità di tempo, spazio e azione, l'ellisse temporale come si colloca? Sappiamo per esempio che Aristotele nella sua Poetica teorizzò l'unità di tempo, spazio e azione come pilastri dello storytelling, cosa che peraltro sono rimasti e rimangono tuttora, sia in campo cinematografico che teatrale che narrativo. In particolare, secondo Aristotele, un'opera dovrebbe avere come suo fulcro un'unica azione, svolgersi in un unico spazio e preferibilmente in un intervallo di 24 ore. Beh, possiamo dire che nel caso di One Day l'unità di azione viene rispettata, unità di azione intesa come l'evoluzione del rapporto tra Emma e Dexter. L'unità di spazio non viene rispettata proprio perché i due protagonisti si incontrano in un posto del mondo diverso ogni volta. E per quanto riguarda l'unità di tempo, è come se David Nichols la prendesse e la scomponesse, la destrutturasse. Infatti è vero che ci viene raccontata una storia che abbraccia decenni, appunto abbiamo visto circa 20 anni, ma poi in realtà noi di questi decenni vediamo solo 20 giorni, quindi è come se ci venisse raccontata la storia attraverso una lente di ingrandimento. Vediamo solo una piccola parte, ma molto molto intensa, di quei 20 anni che la storia abbraccia. Quindi ogni gesto, ogni azione, ogni piccolo avvenimento nella vita dei nostri protagonisti acquisisce una portata emotiva molto più forte, molto più intensa. Poi arriva questo famoso 15 luglio del 2006, nel quale si verifica questo evento chiave che marca profondamente la vita dei protagonisti e spinge la storia verso una nuova direzione. Quindi ancora una volta la sequenza temporale viene rispettata, ma solo per romperla. Perché dico solo per romperla? Perché a partire da quel momento non seguiamo più la vita dei protagonisti una sola giornata all'anno, ma osserviamo le conseguenze che questo evento del 15 luglio del 2006 ha avuto sulle loro vite. È quindi una narrazione molto più intimista, anche molto più realistica, molto più psicologica, e molto più emotiva sicuramente. Quindi cambia l'uso del tempo e cambia anche lo stile, il linguaggio con il quale lo storyteller ci narra la vicenda e la vita dei protagonisti. One Day non è solo una storia d'amore, ma contiene una lezione di storytelling importantissima. Infatti ci insegna che è il tempo stesso che può narrare la storia per noi e che noi come storyteller possiamo manipolare il tempo al fine di massimizzare l'impatto emotivo che la nostra storia poi avrà sul fruitore. Per esempio, l'opzione di narrare i nostri fatti in ordine non cronologico potrebbe essere un modo per rendere una storia che, se narrata cronologicamente, potrebbe essere semplicemente ordinaria, straordinaria, renderla più intrigante e più stimolante per il nostro fruitore. Ora,
Riportando queste considerazioni tecniche sullo storytelling alla nostra vita di tutti i giorni, esaminando la vicenda di One Day, riflettiamo sul fatto che nella nostra vita non sono necessariamente ricorrenze o date specifiche a ricoprire un'importanza fondamentale. Infatti anche una cena tra amici, una vacanza o del tempo passato in famiglia, anche semplicemente a non fare nulla ma a godere della compagnia l'uno dell'altro, può avere una rilevanza molto maggiore rispetto a magari una cerimonia. E a noi come storyteller spetta il delicato compito di catturare questi momenti che sarebbero apparentemente ordinari e renderli straordinari attraverso il nostro modo di narrare, il nostro modo di raccontare la storia, e cogliendo tutti quei piccoli gesti, sguardi, azioni, sottolineando il non detto, quello che noi nella nostra vita di tutti i giorni non diciamo, ovvero quello che in gergo si chiama il sottotesto. E noi, sempre come storyteller, entrando in una scena tardi e uscendone presto, in modo da lasciare il nostro fruitore con il ricordo fresco nella sua memoria dell'emozione più emotivamente impattante all'interno di quella scena, senza che quell'emozione si diluisca magari con il racconto di eventi rilevanti o meno emotivamente impattanti. Anche per oggi è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Oggi abbiamo giusto sfiorato il tema dell'adattamento, però come dicevo prima è un discorso abbastanza articolato, quindi fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe interessare un video nel quale affrontiamo questo argomento nello specifico ed esaminiamo nel dettaglio il processo di adattamento a partire da un romanzo, una storia di vita vissuta per il cinema, per il teatro o per la televisione anche magari. Possiamo analizzare il caso di One Day più nel dettaglio o magari anche qualche altra opera che mi indicate. Con il video di oggi abbiamo anche chiuso un po' il discorso riguardo alla manipolazione del tempo e all'uso del tempo nella narrazione a opera di uno storyteller per massimizzare l'impatto emotivo sul fruitore. Fatemi sapere se vi vengono in mente magari altre tecniche narrative che implicano la manipolazione del tempo e altre opere, sia cinematografiche che letterarie che anche teatrali magari, che ne fanno uso e cosa ne pensate e se vi può interessare un video nel quale le approfondiamo. Grazie ancora per aver guardato e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!